Quando suoniamo semplicemente facciamo questa cosa. Stiamo mettendo insieme due fratelli che non vanno un granché d'accordo. Quello razionale si trova bene a fare razionalmente questo, quello creativo vorrebbe andarsene. Suonare quello che ti fa felice, non per compiacere chi hai attorno. Una nota sbagliata, quello non è un errore, quella è la nostra crescita personale. Allora, il consiglio che io do ai giovani batteristi, quindi a me per primo, è quello di cercare di fare del nostro meglio per sopravvivere a noi stessi quando studiamo, perché l'errore più comune è quello di mollare quando le cose non funzionano un granché. Il parametro normalmente per i più giovani sono proprio i genitori o gli amici. Quando suoni e cerchi di compiacere alla famiglia, quel momento in cui non stai più suonando, non lo stai facendo per te. Quindi ripeto a me stesso e anche al prossimo di suonare per come ti senti felice, suonare quello che ti fa felice, non per compiacere chi hai attorno. E se studi non dovresti avere nessuno attorno quando la questione diventa particolarmente personale, tipo nominare le note, contare ad alta voce. In quel momento non dovresti avere qualcuno attorno che ti mette fretta. Questo è il consiglio che mi sento di darvi. Per i più piccoli, che i genitori assistano sempre i figli nel circoscrivere nel minutaggio il proprio studio, e l'altra ai piccoli o i neostudenti, anche se sono più grandi, è quello di stare per conto vostro e apprezzare il miglioramento, ogni piccolo miglioramento, non in relazione a quello che vedete fare fuori di voi. Questa è una cosa a cui tengo molto. Gli errori più comuni sono tutte le volte dove desistiamo, dove lasciamo stare, dove non continuiamo. Quello è un errore. Pensare che l'errore sia un errore di esecuzione, una nota sbagliata, quello non è un errore, quella è la nostra crescita personale. L'errore più comune è quello di mollare la presa con la propria crescita personale. Ci si rende conto che non si sta più crescendo quando, come dicevo prima, si cerca di compiacere il prossimo o una tendenza sociale del momento. Quindi l'errore più comune è quello di desistere, di lasciar perdere ai primi ostacoli personali. Riguardo alle tappe dell'apprendimento, vi riferisco a un concetto che non è mio, in realtà è del batterista Mike Mangini, che è un batterista straordinario, dal quale ancora adesso, a 53 anni, sto prendendo lezioni per tutto quello che riguarda la biomeccanica, movimento, come ci si muove, come funziona questo quando suoniamo, come reagiamo. Io mi sono fatto una scheda ispirato a lui, e fondamentalmente questa scheda che non vi faccio del dettaglio adesso, magari a lezione sì, è una scheda riassuntiva per studiare quali sensazioni, quali obiettivi hanno la priorità per me. In generale dovrebbero essere obiettivi brevi e facilmente raggiungibili. Questa è una regoletta che non fa mai male. Le regolette non ci piacciono, però insomma, troviamo un modo per capirci, un terreno comune, poi ognuno personalizza come vuole. Per quello che riguarda la pratica, dovrò ascoltare la musica. Il punto dell'ascolto della musica è qualcosa che ha a che fare con lo spirito, anche se non lo percepiamo, se dobbiamo dargli una definizione. Quando ero più piccolo lo spirito è quando ascolto qualcosa, cosa accade nel mio cervello, cosa immagino quando ascolto qualcosa. Senz'altro come funziona il corpo umano, quindi per esempio già sapere da abbastanza subito che in linea generale, non sono un biologo io, comunque abbiamo un emisfero destro per i destri che controlla questa parte del corpo e un emisfero sinistro che controlla questa parte del corpo. Si dice per i destri che la parte destra, questa controlla la parte creativa, e questa parte qua controlla questa, che è la parte razionale. Quindi quando suoniamo semplicemente facciamo questa cosa. Stiamo mettendo insieme due fratelli che non vanno un granché d'accordo. Quello razionale si trova bene a fare razionalmente questo, quello creativo vorrebbe andarsene e non poterne più. Perché sto suonando? Perché sto ascoltando. Come lo sto facendo? Quindi con qualcuno che ti aiuta a focalizzare dentro a quello che ascolti, cosa stai ascoltando, perché tutti siamo in grado di premere play e ascoltare. Quando io dico, chiedo a qualcuno quale musica ascolti, e tutti mi rispondono tutta,
E quale sai suonare o quale capisci? Molto pochi, se non quasi nessuno. Quindi il compito anche di un insegnante è questo, di aiutarvi a capire cosa sta accadendo dentro una registrazione, se è una questione di esterna, quindi stai apprendendo qualcosa che è stata fatta. Per te stesso, quello che è importante è capire come funzioni e quindi ci vuole una priorità nell'apprendimento, aggiornata nel tempo, con sempre le stesse domande: perché lo sto facendo? Come lo sto facendo? Quali sono le questioni della vita che mi impediscono di praticare lo strumento, di suonarlo come vorrei? Quali sono gli indirizzi, chiamiamoli stilistico-musicali? Qual è la musica che a me piace di più? Da piccolo a me piaceva quella, che poi da grande ho scoperto essere musica molto complessa, è quella che mi fa immaginare qualcosa, quindi questa è la relazione. E poi imparare qualcosa, registrarla dentro di sé e usarla. Che non vuol dire mettere in pratica gli esercizi, assolutamente no, perché il processo è piuttosto lungo, quello dell'apprendimento di un protocollo e del riferire questo sullo strumento. Non dico questo, imparare il concetto di quella cosa che sto suonando sulla batteria, memorizzarla fisicamente, fare in maniera che questa cosa fisicamente esca quando suono, e quindi finalmente poterla usare nel concetto, non nel dettaglio. Per piccoli passi, secondo me, si procede così. Cosa sto facendo? Come lo sto facendo? Questa è la domanda che mi devo fare ogni giorno, per fare in maniera di non perdermi, perché è veramente facile praticare disordinatamente ogni giorno quel che ci passa per la testa e non fare progressi. Dunque, chi è Pierpaolo Ferroni? Cioè io. Essendo io, parafrasando Carmelo Bene, non posso saperlo. Quello che ho appreso dalla mia professione e dalla mia pratica dello strumento in un mare di contesti così tanti, stili musicali diversi, che a un certo punto per me non è più una questione di stile o di genere, come succede nella società per uomo o donna, non è una questione di genere anche la musica. Sono un continuo entusiasta dello studio, della novità. Ancora prendo lezioni di batteria, in maniera che posso avere empatia nei confronti delle persone che seguo, e il livello, diciamo, dell'utenza è sia il neofita e il bimbo di 7 anni che il professionista. Alcuni professionisti raccontano di come io posso essere stato utile loro, altri omettono. Commetto tanti errori e quindi un po' mi sto appresso con i guai che commetto, e quindi riesco a intelleggere nel prossimo quando si è fuori fuoco, quando non si sta avendo rispetto di se stessi. Un eterno appassionato dello studio, senz'altro curioso per la novità, ma tanto appassionato della storia, che non basta mai analizzare quanto è stato fatto, perché è stato fatto così tanto, ma così tanto, che davvero non basta una vita.